per la prima volta intervisto due gamer, e non due gamer a caso, Power e Stermi a Basement Caffè. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Benvenuti a Basement. Grazie. Pure. Voilà. Abbiamo anche riempito già i bicchieri così. Grazie. Perfetto. Non dobbiamo metterci. Dobbiamo fare una chiacchierata, quindi almeno... Come state? Tutto bene. Sì? Bene, bene. Tutto bene. Ieri mentre scrivevamo le domande, no? Mi sono messo lì, ho cercato di sistemare qualcosina e alla fine c'era una domanda che volevo tenere alla fine che poi ho messo all'inizio, che è questa che vi farò, perché ci stavo pensando, no? La cosa che vi chiedo è questa. Quando spegnete il PC e non siete più in streaming, no? Che cosa rimane? Cioè, voi vi sentite appagati o asciugati? Questa è una bellissima domanda. Sinceramente, molte volte quando io chiudo la streaming verso le 2 di notte, sinceramente, solitamente, questo è il mio orario solito quando stacco. Però molte volte mi piacerebbe rimanere a giocare dopo le 2, perché cioè, a me piace tantissimo giocare ai videogiochi. E a volte però è stancante questa cosa, anche addirittura dopo le 2 di notte sono stanco. Non ho sonno assolutamente, perché stare davanti al PC non ti fa salire quella sonnolenza, no? Non hai più quella... Vuoi anche per via delle luci del computer, dei monitor, dei LED e tutto il resto. Però se ti devo dire la mia, a me piacerebbe anche continuare a giocare. Mi piace tanto giocare anche pure in solitaria, perché almeno noi siamo connessi con migliaia di persone ogni giorno, perché persone che entrano nella streaming escono e così via. Però è pure bello avere dei momenti magari da soli per giocare, perché per me il videogioco inizia da prima dello streaming, inizia come un mio modo di sfogarmi, di entrare in un mondo, di fare qualcosa. Però tante volte questa cosa non riesce, perché ormai siamo adulti, siamo grandi, abbiamo degli impegni da fare, da rispettare, è diventato anche un lavoro per noi. Quindi tante volte bisogna dire basta, mi devo fermare. Sì. Comunque, collegandomi a quello che ha detto Giorgio, secondo me il nostro settore, no, a prescindere dal videogioco di per sé, però il gaming, è un settore che è in continua evoluzione, cambia da un giorno all'altro. Penso che sia anche la cosa bella del nostro settore, no? Sì. Però è difficile staccare, perché lo staccare completamente significa anche magari perderti qualcosa di importante che potrebbe avvenire durante quei giorni. Quindi capisco perfettamente che per Giorgio lui fa full streaming, però io non faccio streaming diciamo full time, faccio comunque altre cose sempre relative al gaming. Non è semplice staccare completamente, però almeno per me diciamo, trovo quella mia pausa dal mio mondo con la famiglia. Insomma, per me la famiglia è la cosa più importante, quindi a prescindere quando non sono a giocare, quando non sono al computer, che ripeto, come diceva Giorgio. Però Ale, ti ricordo quelle volte che noi giocavamo, la notte facevamo le ranked su Overwatch, dalle 2 di notte fuori streaming fino alle 5-6 del mattino che c'era l'alba fuori. Cioè, io poi, non so, molti magari non lo sanno, ma per me Ale è come un mentore. Cioè, è una persona a cui io mi sono ispirato, prima che lui conoscesse me addirittura, nel percorrere questa strada. E mi è capitato tanti anni fa, circa erano 3-4 anni fa, che io finivo magari di streamare, di giocare, tu eri a Londra a lavorare e lui faceva vabbè io sono ancora online, qua sono un'ora indietro, ti vieni a fare 2 partite finivano che erano le 5 del mattino. È vero. Però era un nostro modo pure di stare assieme, di passare il tempo, c'erano magari dei momenti in cui stavamo in completo silenzio, cioè non parlavamo tra di noi, eravamo là solamente per un discorso che ci piaceva stare assieme e poter fare qualcosa. È un'esperienza il gaming comunque continua, no? Che a prescindere dallo giocare, a prescindere dal nostro lavoro, è qualcosa che ci appassiona. Siamo fortunati assolutamente che siamo riusciti a trasformare quello che per noi è un hobby in un lavoro, no? Quindi anche quando non stiamo necessariamente lavorando, comunque è un momento per noi per connettere, per stare assieme e divertirci. E come vivete la competizione? Oddio, io quando ero più giovane ero un demone, ero veramente incazzato con il mondo, ero molto immaturo.
Crescendo ho cominciato a capire che effettivamente non riuscivo a dare il 100% di me stesso se non rispettavo gli avversari e io non ero rispettato da loro. Ok. Cioè all'inizio magari utilizzavo quella grinta, quella cattiveria che avevo come forza, cioè pure quando mi arrabbiavo magari riuscivo a incanalarla. Crescendo invece ho imparato che più sangue freddo ho, cioè più sono calmo, tranquillo, più sono concentrato in quello che sto facendo, più posso dare, cioè più le mie performance sono alte. Starmi? Io sono sempre stata una persona super competitiva, molto competitiva, qualsiasi cosa, anche la partita di calcetto con gli amici, al giocare a nascondino quando ero bambino. Siamo Per uguali su me questo. è sempre stata una competizione. La verità dei fatti è che è cambiato tanto con il tempo, probabilmente anche vivendo la competizione come lavoro, ok? Quindi come e-sport, come giocatore professionista di videogiochi, viaggiando il mondo, facendo questi tornei. Io sono cambiato tanto, poi Che cosa sei cambiato? nella mia timidezza generale sono riuscito, diciamo, ad aprirmi grazie ai videogiochi, grazie alla competizione. Tutti no? noi gamer penso che la maggior parte siamo tutti super introversi. Assolutamente, quindi se prima la competizione per me era un modo per dire ci sono e sono io il più forte, secondo me oggi dopo tanti anni è un modo per migliorarsi, mentre prima contava solo e esclusivamente vincere. La visione era molto più... E a che cosa giocate quando giocate insieme e tra di voi siete competitivi? Oddio, io sinceramente ho un grande rispetto per Ale perché è la persona che mi ha ispirato, come ho detto, a fare questo, quindi con lui assolutamente no, anzi a me è un piacere quando posso giocarci, perché immagina, questa è una cavolata di cui parlavamo ieri, cioè io gli ho detto a lui quando per la prima volta abbiamo giocato assieme, come se arrivasse Totti sotto casa e ti facesse ma senti ti vieni a fare 2 scambi al volo con me al campetto, cioè è tipo per me era quello e quindi per me competizione con Ale assolutamente no, pure perché anzi il mio sogno è provare a riuscire ad arrivare a fare uno dei suoi traguardi, che è quello di vincere un major sono praticamente gli eventi più importanti, un po' tipo vincere una Champions League per una squadra di calcio, ed è una cosa che ancora non mi è riuscita e sono pure abbastanza ora avanti con l'età forse per poterlo fare, però lui per me è stato un'ispirazione, cioè cercare di superare Stermi. E quella è la cosa, ovviamente nel rispetto totale, perché non è un antagonista, per me è la persona a cui mi sono ispirato, sì. Sì, però comunque adesso se posso insomma, dire che tu hai già fatto veramente tanto nel gaming, magari... Sì, ma non ho vinto un major. Vabbè, però ho capito la parte torneistica, però comunque lui è una figura importante del gaming oggi, italiano, ma per quello che ha fatto proprio per il nostro Mi racconti chi è ecosistema. Stermi? Scusami, chi è Power? Allora, io Power l'ho conosciuto per la prima volta durante il Call of Duty XP 2011. del 2011. Io ero stato invitato a questo evento per fare coverage per una trasmissione televisiva, insomma. E quindi ho intervistato io Giorgio, da giocatore a giocatore, comunque anche con i suoi compagni di squadra. E ho conosciuto, cioè tra tutti questi 5 ragazzi, giocavate a 5 o 4? Eravamo 4 e c'era una quinta persona con noi che ci seguiva ovviamente durante l'evento. Mi ricordavo 5 persone. Comunque, lui insomma era, come dire, quello che spiccava un po', mi faceva le domande, si vedeva che era proprio, il gioco per lui era qualcosa di veramente... Sì, ma perché era un fanboy. Era veramente era per quello, dai, Ale, lo sappiamo bene, cioè tu immagina che io quando avevo 15 anni ti ho iniziato a seguire, a vedere quello che facevi, mi ritrovo te che mi intervisti al mio primo torneo internazionale, che tra l'altro è un mondiale, e mi ritrovo te che mi intervisti. Che io ho detto tipo, quando sei entrato in stanza mi ricordo, ho detto vabbè devo intervistare così, e poi chi è Alessandra Vallone? C'ero io tipo, che senso? Cioè, non ho capito, come? Cioè non capivo, era diverso, c'era pure per quello, fidati. Ovvio. Però comunque insomma ho trovato un ragazzo super genuino, timido, perché comunque secondo me Power non lo fa tanto vedere anche in streaming oggi, però conoscendolo un po' meglio, perché comunque ci siamo conosciuti un po' di più durante questi anni, ragazzo molto timido, che sicuramente non lo fa vedere, molto determinato anche a raggiungere quelli che sono i suoi goal e obiettivi, e quindi insomma ho trovato una persona molto genuina da questo punto di vista e mi ha fatto super piacere poter giocare con lui, perché non avevamo mai avuto la possibilità di poter giocare assieme, perché lui ha iniziato su console appunto nel prima del 2010 sicuramente, cioè un bel po'. Sì, già giocavo da anni.
Però poi lui ha cambiato da console, è venuto a giocare su computer. Che è molto più difficile. E quindi è stato molto bravo, perché i giocatori di console solitamente fanno solo, insomma, tornei su console, ed è molto difficile che loro riescano a diventare giocatori molto bravi su computer, perché il gioco cambia completamente da console a PC. Proprio perché i giocatori sono così bravi, prendono diciamo molta più confidenza e riescono a masterare insomma, i nostri termini da gaming, la fisica del gioco, i movimenti. Quindi, per farti un esempio stupido, sono molto più veloci, si riescono a muovere e sparare, a una coordinazione molto più ampia. La velocità che si può arrivare su PC, la memoria muscolare pure, che quella è una cosa che è incredibile su PC, il fatto che un mio movimento diventa così naturale che io attraverso la memoria muscolare so che facendo quel movimento arrivo su un determinato punto dello schermo. Sono tutte cose che chi inizia da giovanissimo a farlo ha un vantaggio. Io non ce l'avevo quel vantaggio, io sono passato 5 anni fa al PC, perché tra l'altro per una battuta sua, tra l'altro. E qual era questa battuta? Era 5 anni fa, stavamo a un evento di presentazione di un videogioco che doveva uscire, Overwatch della Blizzard, e Sari mi fece questo me lo ricordo benissimo, stavamo lì a questo party di annuncio del gioco, c'era tra l'altro anche Gallinari, Romagnoli, così, che erano stati invitati, e lui mi fece: tutto molto bello, però i veri giocatori stanno su PC. E là per me quello, io già ce l'avevo in testa quella cosa di farlo, però sai che se ti senti, 5 anni fa avevo 22 anni, comunque già un'età abbastanza avanzata, cioè lì sei nel piano della tua carriera, abbandonare tutto per provare una nuova strada, partendo da zero, cioè non è che tu parti con qualcosa, non ti porti niente, cioè magari ti porti un po' dell'esperienza, del fatto che magari non tremi più davanti a un palco, davanti a tante persone, quello te lo porti dietro, ma a livello proprio di gioco è come dire un tennista che va a giocare poi a basket. Sì. Cioè come? Magari la forma fisica ce l'hai, per carità, però tutto il resto... Assolutamente. Ed è così che, diciamo, noi ci siamo conosciuti alla fine. 5 anni fa più o meno siamo diventati la possibilità, insomma, di iniziare a giocare assieme, perché non esisteva nemmeno il cross-platform, quindi la possibilità di giocare da console con quelli del computer. Quindi, insomma, abbiamo avuto finalmente il modo di connettere, stare un po' più assieme, conoscerci. Vi posso mostrare un film? Assolutamente. Vai. Bello. All'inizio siamo tutti uguali, ma più monete fai, più sali di livello. Se vieni ucciso, il tuo avatar può tornare in vita, ma perdi tutto quello che hai. Tutto quello per cui hai lavorato. Tutti i soldi. I vestiti. Le armi. Considerato il tempo che la gente passa su Oasis, perdere tutto vuol dire... vuol dire sclerare. Ok, nei videogiochi spesso si ha una vita migliore di quella reale, no? Non sei d'accordo? Dipende da cosa ricerchi, no? Certo. Da cosa vuoi giocare, dipende pure dalla tipologia di giocatore che sei, secondo me. Cioè, ci sono molte storie, a me piacciono tantissimo le storie quelle le tragedie. Mi piacciono tantissimo i videogiochi single player con le tragedie, mi piace tantissimo giocarle con la mia ragazza, perché è come vedere un film però interattivo. Comunque una piccola cosa, questo è uno dei miei film preferiti. Sto leggendo il libro tra l'altro, quindi perché volevo andare un pochino più in profondità e capire meglio alcune cose che ovviamente non possono essere fatte nella trasposizione cinematografica. Sì. Veramente c'è quindi per la scelta del... E anche tu sei d'accordo con questa cosa? Cioè che nei videogiochi spesso non accade questa cosa, che forse si vive una vita migliore lì che... Diciamo che ogni videogioco ha la propria storia, Sì. no? E penso anche che una persona magari si potrebbe rinchiudere dentro un videogioco perché potrebbe vivere una vita migliore rifacendoci magari a questo... Ready Player One. Però la realtà rimane comunque la realtà. Penso che il videogioco sia diventato una forma d'arte, di intrattenimento a 360 gradi. Assolutamente. E questo ci permette di consumare il videogioco, farlo nostro e viverlo. Questo però non può distanziarci da quello che poi è realmente la realtà. Oggi sicuramente penso che la gente riesca a vivere il videogioco anche come appunto un solo e esclusivamente intrattenimento, per rilassarsi, per viversi, come dici tu, anche un momento di relax con la propria fidanzata come se fosse un film interattivo. Però vivere la vita
in modo migliore all'interno del videogioco, penso che questo non sia fattibile. Quello no, però io allora io ho un'idea mia per quanto riguarda la mia visione dei videogiochi, indipendentemente dai giochi che possono essere multiplayer o single player, perché ognuno può darti qualcosa, che i videogiochi abbiano una funzione catartica. Questa è una cosa che credo tantissimo e lo sbandiererò sempre. Prendiamo ad esempio GTA. Ok, GTA è un gioco criticatissimo. Ogni volta che succede qualcosa in America, la prima sparatoria dentro una scuola, qualcosa, GTA, gioco violento, quello giocava a GTA, Call of Duty anche, mettiamo. Quindi è colpa del videogioco. Io gioco da quando sono piccolo a videogiochi molto violenti, cioè parliamo di giochi come Doom, quando io ero piccolissimo, perché non c'erano ancora il PEGI, quindi ciò che ti stradava dicendo tu hai 8 anni non puoi giocare a un gioco del genere, quindi io ci giocavo, mio padre mi ci faceva giocare a questi giochi, quindi ho giocato a giochi come Doom, Quake, Turok, giochi pieni di sangue, scene cruente magari, cioè Doom parliamo di un gioco che parla dell'inferno, quindi ci sono molti riferimenti all'inferno, al diavolo, ci sono i pentacoli, i vari simbolismi e così via, ma io sono cresciuto come una persona normale, questo perché, prima cosa, bisogna sempre affidarsi al buon senso e al fatto che se tu sei piccolo devi avere un genitore che ti segue, comunque che ti dice le cose ed è con te e si interessa a quello che fai, che secondo me è la cosa più bella questa. E l'altra cosa, io credo che abbiano una funzione catartica i videogiochi e una funzione di insegnamento oltre che di intrattenimento, perché io in alcuni videogiochi posso fare ciò che io nella vita reale non posso fare. Posso uscire fuori strada su GTA e cominciare a sparare su tutti e fare un casino della Madonna, ma ogni casino della Madonna che io farò su GTA ha delle conseguenze all'interno del gioco. Quindi c'è sempre la cosa causa-effetto, no? Che si va a ricreare all'interno del videogioco. Mi dice il gioco, sì, tu puoi uscire fuori, sparare in giro per strada, fare quello che ti pare, ma dopo arriva l'esercito, arriva la polizia, arriva la SWAT, arriva l'esercito, fino alla fine, che è quella che tu devi morire, cioè il tuo personaggio, il tuo avatar deve morire, deve respawnare in questo caso, perché poi ricontinua. Ma ne ho giocati a tantissimi di videogiochi del genere e là mi sono reso conto che i videogiochi non sono una scappatoia, secondo me, dalla realtà. Io forse l'ho usato quando ero piccolo come scappatoia dalla realtà, non mi piaceva la mia vita, magari non mi sentivo accettato dagli amici a scuola e quindi erano un pochino il mio rifugio, ma io ho imparato tantissimo dai videogiochi. Io concordo, sono maturato tantissimo. Perfettamente con quello che hai detto. E cosa hai imparato dai videogiochi? Il rispetto, prima cosa, perché viviamo allora in un momento attualmente in cui non c'è rispetto per le persone, per le diversità magari, che poi diversità mettiamolo tra virgolette perché non sono diversità. E i videogiochi ti insegnano questo, cioè nei videogiochi c'è... Prendiamo per esempio Star Wars. Tu in Star Wars, nei videogiochi di Star Wars a cui giocavo io da piccolo, tu ti interfacciavi con altre etnie magari, con altre specie proprio, aliene in questo caso. E secondo me quella è la cosa più figa del mondo. Tu magari da piccolo non lo percepisci, ma magari ti entra inconsciamente questa cosa. Cioè, secondo me i videogiochi attualmente sono diventati sicuramente una forma d'arte oltre che di intrattenimento, perché basta vedere giochi come The Last of Us che cosa sono. Ma poi come dice Giorgio, insegnano veramente tanto, no? A prescindere da insomma, basi importanti della vita, ma anche una lingua come può essere l'inglese. Ormai tutti i ragazzini imparano una seconda lingua come può essere l'inglese, ma anche altre, grazie ai videogiochi. Ma perché? Perché sono molto più dentro all'esperienza e quindi riescono a unire qualcosa che li diverte a qualcosa che inconsciamente però può essere importante per loro in un secondo periodo della loro vita. E poi insomma anche imparare la storia. Quindi penso che se utilizzati nel modo corretto, e come ha detto anche Joe proprio all'inizio, se seguiti anche da bambini, dai propri genitori, penso che può essere un tool veramente potentissimo. Non devono essere uno strumento per parcheggiare il bambino quando è piccolo e lasciarlo lì, ma è pure bello perché fai una cosa in questo caso magari genitore, figlio assieme, che è una cosa bellissima, ma anche pure per seguirlo, per capire quello che lui fa e magari approfondire alcune cose, perché ovviamente magari quando sei piccolo non le percepisci, magari le percepisci inconsciamente o le percepisci nel modo sbagliato, perché ovvio parliamo di persone che ancora non si è sviluppata al massimo la loro coscienza, quindi credo sia normale e sia la cosa giusta che siano seguiti. Volevo chiedergli questa cosa, a te Stermi, tu noti delle differenze
tra il motivo per cui oggi i ragazzi iniziano a videgiocare e il motivo per cui tu prima hai iniziato a videgiocare, oppure no? È una bella, cioè bellissima domanda. La realtà dei fatti è che io amavo i videogiochi fin da bambino e penso che questo non sia cambiato nel corso del tempo. L'unica cosa che è cambiato è che oggi il videogioco è molto più accessibile. Tutti sono connessi a qualsiasi cosa 24 ore su 24. Tutti oggi si possono permettere di videogiocare, fare l'esperienza del videogioco e soprattutto conoscere altra gente, socializzare, giocare con i propri amici online, quindi giocare in multiplayer. Ai tempi mi ricordo che mi dicevano sempre anche a scuola, insomma, tu non devi viaggiare, non devi andare a fare i tornei di videogiochi, tu devi stare qua a studiare, che per l'amor del cielo da un lato era anche giusto, però io sono sempre stato un ragazzo, insomma, con i piedi per terra, la testa a posto, andavo bene a scuola, ovvio, alcune materie non mi piacevano, però nel senso, capita a tutti quanti. Però insomma c'era questa, io penso che insomma grazie al videogioco di per sé abbia fatto un'esperienza bellissima e mi ha permesso appunto di conoscere tantissime persone, vabbè Giorgio stesso però uno dei miei più grandi amici che ho conosciuto alla mia primissima partita online su Quake 3 Arena è Michele Attisani, che insieme a lui e insieme anche a Nicolò poi abbiamo fondato Faceit, quindi una società leader oggi del settore per quello che riguarda le competizioni, piattaforma insomma per le competizioni online. E quindi grazie ai gaming io ho conosciuto oggi uno che per me è non solo un compagno, no? Amico della mia vita, ma anche una persona con cui poi abbiamo creato un lavoro e diamo lavoro a tantissime persone. Quindi insomma il videogioco di per sé è qualcosa di straordinario secondo me. Com'è stato iniziare in un momento in cui per molti investire nel videogioco, nel gaming era una follia? Deprimente, come si può dire? Non è stato semplice, soprattutto far capire alla gente realmente che cosa ci fosse, no? Al di là del pregiudizio. Cosa fai? Sono un giocatore professionista di videogiochi. In che senso? Quindi giochi a Super Mario a livello professionale? No, in realtà funziona così. Ah, ok. Molti, poco in Italia, ma molti all'estero pensavano spesso, minchia, ma che figata, stupendo, fammi vedere qualche video, no, ma è incredibile. Mentre magari qua, soprattutto nel nostro paese, era qualcosa di un attimino marginato. Non venivi accettato. Era un po' difficile, la maggior parte anche delle interviste che facevo venivano sempre girate, venivano sempre strumentalizzate per far sì che in qualche modo passasse un concetto un pochettino diverso rispetto a quello che era realmente la realtà. Invece di pensare a un ragazzo che aveva fatto di una sua passione un hobby e stava facendo cose bellissime attraverso i videogiochi, che era un'industria che stava crescendo esponenzialmente, si andava a vedere il ragazzo che si chiude dentro a un garage per 10 ore al giorno a giocare a videogioco. Ma non è quello il punto è anche informare, dare informazione giusta di quello che poi oggi si è rilevato un settore che è incredibile. Poi si è arrivati oggi dove ovviamente ormai il gaming è mainstream, però l'Italia di per sé è molto indietro rispetto Per le nostre esperienze i videogiochi sono una di quelle cose che spesso si fa all'oscuro dei nostri genitori. Voglio mostrarvi un film che parla proprio di questo. Mi è caduto il pettine. Farai senza. Treno! Oh Cristo! Corri, Teddy, presto! Tirati su, maledizione! Tirati su! Corri! Guarda! Alzati! Alzati, forza! Alzati! Giù dal ponte! Finiamo tutto il treno, maledizione! Corri! 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 Corri, ragazzi, siete fuori! Guarda!
Sì, ma il treno non si è fermato di un secondo, cioè proprio... Almeno abbiamo saputo a che ora passa il treno. La vostra passione ha avuto conseguenze nel rapporto con gli altri? Stermi? Sicuramente un po' sì. Come? Il tempo da dedicare a amici, famiglia, è sicuramente stato limitato da quello che poi era il tempo che noi dedicavamo, almeno che dedicavo io, ai videogiochi, quello che era la mia passione e poi il mio lavoro. Però ho avuto anche la fortuna di avere con me, tra amici e famiglia, persone che potessero capire quello che era importante per me e del perché ci passavo così tanto tempo. Però assolutamente penso che, come in tutte le cose, se sei portato, se sei all'interno insomma, mentalmente, fisicamente, nel raggiungere un tuo obiettivo, allora penso che tutti possano capire il perché. Penso di aver più o meno spiegato il concetto. Come ha reagito la tua famiglia alle tue scelte? Mia madre è sempre stata abbastanza contro tutto questo. Io non avevo ancora l'idea di fare il giocatore professionista o di viverci giocando ai videogiochi. Lei, per quanto magari cercava di accontentarmi in alcune cose, cercava allo stesso tempo anche di farmi capire la realtà dei fatti, cioè di come funziona il mondo veramente, che questo non poteva essere una strada per me. Con lei però mi sono trovato a scontrarmi al mio ultimo anno di università. Mi mancavano 3 esami per finire tutto. 3 esami per finire tutto, ho fatto tutto e a un certo punto sono impazzito. Ho detto questa non è la strada giusta. Facevo progettazione, design, architettura, quindi un mondo che a me piace tantissimo. Mi è rimasto ancora dentro quel mondo. Io ogni tanto mi compro ancora oggi delle lampade che tengo lì messe sopra un tavolo, solamente perché sono un appassionato e mi piace tantissimo. E a 3 esami dalla fine sono andato da mia madre e ho detto: io non voglio fare questo, cioè io sto sbagliando tutto. Ho sbagliato tutto, ho sbagliato come ho sbagliato a scegliere l'indirizzo al liceo, io voglio fare della mia vita videogiochi. In quel momento io non avevo niente. Io non avevo niente in mano, non avevo un contratto da professionista, non lavoravo nel mondo dei videogiochi, non mi seguiva praticamente nessuno su YouTube, Twitch, eccetera, eccetera. E io lì mi sono messo sotto e in un anno sono finito a lavorare a Colonia come analista, quindi c'è colui che commenta pre-partita e post-partita della lega professionistica di Call of Duty. Sono finito a lavorare per un'azienda straniera poi in Francia a tempo indeterminato e allo stesso tempo coltivavo la mia passione per il gaming e poi per lo streaming. E là mi sono reso conto di aver fatto un bel dito medio a tutte le persone negli anni che magari mi avevano criticato, mi avevano bullizzato, schernito. Per me quella lì è stata praticamente una rivincita. E mamma cosa dice adesso? Mia madre è felicissima. Cioè mia madre è felicissima che ho trovato la mia strada e faccio ciò che mi piace, assolutamente. Da una parte pure lei un po' lo sa che mi ha bloccato, cioè, l'ha realizzato, però allo stesso tempo aveva ragione. Cioè, la scuola, io in quinto superiore sono stato male, mi sono preso la suina, sono stato male 2 mesi, quindi sono tornato che avevo quasi 60 giorni d'assenza, quindi avevo praticamente superato il limite annuale di assenze. Quindi io dentro di me mi sentivo: ho perso 2 mesi, sto tornando a scuola, non sono stato questi 2 mesi, non sono riuscito a studiare, stavo male e tutto il resto. Che cosa sto facendo? Mi conviene forse lasciare quest'anno. Mia madre mi ha tartassato, mi è stata dietro tantissimo e ho continuato e sono riuscito comunque a fare la maturità e a passare. Però mi rendo conto che lei, nonostante mi avesse bloccato in alcune cose, mi ha indirizzato verso fare le scelte giuste. Sì. Quindi dedicare tutto me stesso al gaming sarebbe stato sbagliato. Sì. Per quanto a me piaceva tanto, ma come ogni cosa, farla in modo esagerato diventa poi fanatismo, no? E il fanatismo diventa una cosa sbagliata. Sì. Starmi, mi racconti il primo ricordo felice legato al professionismo? Se devo dirne uno, eravamo a Milano, ad Assago, si chiamava NGI LAN del 2002 ed è stato... Io avevo già fatto alcuni tornei, però il torneo più importante a livello internazionale nel 2002 erano le Olimpiadi dei videogiochi, si giocavano in Sud Corea. L'anno precedente io ero già molto bravo e avevano organizzato le qualifiche per andare in Sud Corea, ma sfortunatamente non mi hanno accettato a partecipare perché non avevo l'età minima. Quindi io mi ero promesso che l'anno dopo
avrei assolutamente vinto il torneo e mi sarei qualificato per andare a giocare a queste Olimpiadi, perché era un po' il mio obiettivo, cioè avevo l'esperienza di andare a fare questa cosa. E quindi un anno dopo a Milano, ad Assago, dopo un anno di allenamento, sono riuscito a giocarmi questo torneo contro dei mostri sacri del gaming italiano come Booms, Cocis, Pagaz, insomma i primissimi giocatori professionisti di quei tempi italiani. E riuscii a vincere, insomma, a 14-15 anni questo evento davanti non solo al team che mi aveva un po' fatto crescere durante questo anno, che si chiamano i Tools, ma davanti alla mia famiglia. Ed è stata un'emozione molto grande perché i miei genitori sapevano, insomma, era una conoscenza della mia passione, mi hanno sempre seguito, mi hanno sempre aiutato, mi hanno sempre portato anche a casa di amici durante l'estate, nei weekend per allenarmi. Cosa bellissima. Proprio per seguire un po' questa mia passione, però poi farlo lì davanti a loro penso che sia stato, insomma, motivo di orgoglio, no? E ho visto proprio nei loro occhi, insomma, la felicità. Detto questo, avevamo un po' fregato mia mamma, io e mio papà, nel senso, io e mio papà gli abbiamo detto che io andavo a Milano ovviamente a fare questo torneo e che si giocava il campionato italiano, quindi mia mamma sapeva che andavo a fare questo torneo, ma non sapeva assolutamente che io poi sarei andato due settimane dopo in Corea. E quindi quello che è successo è stato il seguente, che ovviamente ho vinto, tutti quanti sono venuti lì, mi hanno abbracciato, poi sono stati i miei genitori e quant'altro, e poi sono subito arrivati gli altri, allora Sud Corea, grandissimo, e mia mamma era lì e mi ricordo che la sua faccia, cioè gli occhi hanno guardato mio papà, come dire, stronzo, t'ammazzo. E poi io gli ho detto, ma come non lo sapevi? Sì, vado in Sud Corea fra 2 settimane, mia mamma sbiancata. Il confine tra realtà e videogiochi, come dicevo prima, è sottile. Faccio vedere un film che parla proprio di questo. Comandante, è stato colpito! Solo il sacrificio del nostro eroico comandante impedì la distruzione totale del pianeta. Noi veniamo addestrati per affrontare un nuovo attacco. In quanto miglioramenti della nuova generazione, la flotta internazionale ci considera l'unica speranza per il pianeta. Cresciuti solo a videogiochi, abbiamo imparato ad essere intuitivi, risoluti, coraggiosi. Io sono una di quelle reclute. Ho guardato con i suoi occhi e ho sentito con le sue orecchie e le dico che è quello giusto. L'aveva detto anche di suo fratello? Il fratello è risultato inadatto per altri motivi, ma non c'è paragone con le sue capacità tattiche. Ce l'ho andata. Ecco, stia a vedere. Non è possibile! È un comportamento scorretto. Si può usare ogni mezzo. Sì, ma ero in una posizione di vantaggio. È vero, ma non hai calcolato esattamente la traiettoria degli asteroidi. Wiki, non accetto lezioni da te. Hai imbrogliato. Una bella partita. Voglio chiedervi questa cosa. Chi si avvicina prima ai videogiochi? I bulli o i bullizzati? I bullizzati. Sì? Cioè, io lo ero e sono stato bullizzato perché giocavo ai videogiochi. Cioè, mi ricordo... Ma questa è una scena molto cattiva che pochi sanno. Cioè, Tu ricordi Bully, il gioco? Sì. Tanto divertentissimo. Carino, sì. Tanto divertentissimo, perché se non hai mai fatto il bullo puoi Potevi farlo nel fare il bullo. videogioco. Sì, potevi farlo nel videogioco. No, a me è capitato questa cosa, ma per me era pure, come ho detto prima, un discorso per non proprio scappare, però per rifugiarmi in un posto sicuro, no? Che potevo scordarmi perché mi concentravo talmente tanto a fare qualcosa che mi scordavo dei problemi magari. Però sicuramente sì, sono le persone che vengono prima di tutto bullizzate o che comunque la loro vita non è piena, cioè non sono, come posso dire, piene di se stessi. Forse diciamo, sei insicuro. Diciamo le persone anche un pochettino più fragili, perché io comunque penso che il mondo oggi è, visto che social media e quant'altro, è molto semplice per quelle persone più fragili di poter comunque star male e soffrire determinate situazioni, mentre ci sono quelli che magari si prendono anche un po' vantaggio di questo. Esattamente, sì. Però? Secondo me, come dicevamo all'inizio di questa nostra chiacchierata, il videogioco ti permette anche di trovare altre persone
con cui poi puoi legare, socializzare, quindi non è necessariamente, magari vista dall'esterno, un modo per estraniarsi da quello che poi è la realtà, ma è solo trovare altre persone con cui poi stai bene. Io alcuni dei miei migliori amici li ho conosciuti online e viviamo a decine di chilometri, se non centinaia di chilometri di distanza, alcuni stanno dall'altra parte del mondo. Le community come gestiscono i bulli A volte i bulli sono i protagonisti, delle community? a Assolutamente. volte i bulli sono i supereroi, un pochino come The Boys, no? Sì, come The Boys. Patriota. Sì. A volte capita questa cosa ed è il motivo per cui io per esempio cerco di avere un atteggiamento positivo, comunque non distruttivo, è proprio per questo, perché so benissimo che possono capitare queste situazioni e sono controproducenti per la community stessa, perché possono portare non alla morte della community, perché comunque persone che giocano certo. ci saranno sempre, però in verità sì, in verità forse proprio a far morire il gioco, perché ci parliamo di giochi che vanno in auge, la community diventa uno schifo totale, le persone che sono all'apice di quella community, perché diventa come uno schema piramidale a un certo punto, sono delle persone che hanno dei comportamenti distruttivi, quella community si va a distruggere dopo un po', si autodistrugge fino a scomparire e magari invece nelle altre nazioni è una community floridissima che funziona tranquillamente. Sì, penso sempre che bisogna cercare di dare il buon esempio, no? Soprattutto quando hai la possibilità di farlo e comunque trasmetterlo a centinaia di migliaia, se non milioni di persone, quindi è fondamentale. Penso che nell'online molte persone magari gli viene anche più semplice, no? Fare il bullo. Certo, il leone da tastiera. Esatto, però la verità è quello che vedo dalla community che si è creato Giorgio su Twitch, anche mio fratello o anche io stesso, che ci sono tante persone che alla fine insomma sono bravissime, non necessariamente sono bulli e magari a volte succede che qualcuno viene a trollare nella nostra community, a bullizzare la nostra community ed è successo tantissime volte, almeno con me, non so se anche tu hai avuto la stessa esperienza, che tantissime di queste persone l'hanno fatto anche solo esclusivamente per farsi vedere o comunque però poi sono diventate amiche e parte di quella community, oggi magari sono ragazzi che non si permetterebbero mai più di fare la stessa identica cosa. Questa è una cosa che succede spesso, del fatto che gli hater in verità sono solamente dei fan che vogliono avere più notorietà o comunque attenzione. Però secondo me è capitato in alcuni giochi, magari non in Italia questa cosa, sì, no, forse è capitato pure in Italia, che determinate scelte prese da quelle persone che potevano influenzare la community, che per community non intendo le persone che seguono quella persona, ma intendo poi la community del videogioco, che può essere quindi interessata o no a quel mondo, ma sono interessati al videogioco, hanno portato la community magari su una strada sbagliata fino a far scomparire quella community, cioè o a farla deperire, a passire, ecco, forse la parola giusta è appassire. Perché comunque se è per la via della negatività. Esatto. E molti magari personaggi, anche altri giocatori, hanno preferito andare via da quel gioco, da quella community per non essere più influenzati da quello che poi si era creato. Tu pensi che ti è stato riconosciuto quello che hai fatto? Riconosciuto da chi? Dal mondo del gaming? Penso che io non sono stato tutelato da nessuno in questi 20 anni. Penso che tutto quello che ho fatto sia grazie a me stesso e basta, a nessun altro. Penso che ho rappresentato il mio paese con tutta la voglia del mondo, perché sono italiano, perché amo questo stato, però non ho mai ricevuto niente. Sicuramente un giorno poi le cose cambieranno, si spera. È quello che dicevo io prima, cioè io ti conosco perché ti ho seguito, la gente magari non sa nemmeno quello che hai fatto te, cioè se il gaming professionistico c'è in Italia, o almeno un minimo, è grazie a te. Non prendere me perché ci ho messo la faccia, cioè è la verità, Ale, tu hai fatto delle cose che la gente cioè io mi sogno di fare quello che hai fatto te, cioè andare ai VCG, cioè i VCG sono una cosa assurda, andare lì in Corea del Sud, cioè. Ti ringrazio. No, è la verità, che, cioè, e questa è una cosa che molti non sanno, cioè, lui è un mentore per me, non per le cose che mi ha detto, ma per quello che mi ha trasmesso indirettamente, senza che lui mi conoscesse e io conoscessi lui di persona, cioè noi ci siamo avvicinati 5 anni fa, quando io avevo già intrapreso questa strada, ed è per quello che dico che a me rode il culo,
Cioè, perché tu ti sei fatto un mazzo tanto, mi dispiace per le parolacce, No, scusatemi. no, puoi dire quello che vuoi. Cioè, però tu hai fatto una strada che qua in Italia nessuno ha fatto. Cioè. Faccio vedere un film dove metterci la faccia a volte non è la cosa migliore. È la sua vita. Non ho più le forze. Dovrei continuare senza di me. Neanche per sogno. Arriverai in cima a quella montagna, pure se hai le gambe rotte. Molti spettatori lo tengono acceso tutta la notte per compagnia. Tu sei pazzo, lo sai? Per me non c'è alcuna differenza tra la vita pubblica e la vita privata. La mia vita è... sì, la mia vita è il Truman Show. Il Truman Show è uno stile di vita, una vita esemplare. Ecco, sì. Una vita quasi sacra, direi. Questa non è una novità. D'accordo, promettimi una cosa allora. Se muoio prima di raggiungere la vetta, dovrai utilizzarmi come alimento alternativo. Sei disgustoso. È tutto reale, è tutto vero. Non c'è niente di inventato, niente di quello che vedi nello show è finto. È semplicemente controllato. Accidenti, mangiami. È un ordine. Power, come ti fa sentire stare in streaming per giorni, per ore? Ti fa sentire un po' come Truman, in gabbia? Allora, in gabbia no, Ok. perché sono io che decido cosa fare, quando farlo, come farlo. Non mi faccio trascinare da ciò che è il volere magari del pubblico, anche se da una parte forse è sbagliata questa mia concezione, però io ho iniziato lo streaming che non era un lavoro, era diciamo uno sfogo, un modo di occupare il mio tempo e di condividere la mia passione con le altre persone. Però allo stesso tempo mi trovo in gabbia in alcune situazioni, perché parliamoci chiaro, se tu fai streaming, se tu sei uno streamer e non produci contenuti, non sei online, non fai dirette, tu non guadagni, ok? Poi ovvio ci sono anche altri casi diversi, esistono casi di contratti di esclusività, basta pensare per esempio a Logic, ora che si è ritirato, e lui ora streama su Twitch, ha un contratto di esclusività su Twitch, quindi lui ha un pagamento fisso ovviamente in base a quello che fa, ha determinati bullet point che deve colmare ogni mese e basta. Però da una parte io mi trovo ad avere dei blocchi, cioè prima cosa è, io magari sono una meteora, sono sì 3 anni che faccio questo e sono comunque credo al mio apice quest'anno, sono uno dei miei apici quest'anno, però allo stesso tempo mi dico se io lasciassi, se io allentassi, cosa succederebbe? Le persone, viviamo in un momento in cui le persone hanno una soglia dell'attenzione molto bassa. Tutto va veloce. Tutto va veloce, le storie, 15 secondi massimo, bam, 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 anzi 15 secondi sono pure tanti molte volte. Cioè me ne accorgo pure io che molte volte dico vabbè sì, ciao e schippo. Quindi mi dico, se io mollassi, se io allentassi, cosa succederebbe? Le persone si scorderebbero di me come si cambiano le mutande praticamente. E quindi mi trovo un pochino costretto in gabbia da questa cosa. Però allo stesso tempo mi piace veramente tanto, cioè io ci sono delle volte che non vorrei staccare la streaming perché mi sto divertendo tanto, però mi rendo conto, cavolo, sono le 2:30, sono le 3, ci sono i moderatori in chat, devono andare a dormire, non possono continuare a moderare la chat, pure le persone magari vogliono andarsi a riposare, sì, sono incollate lì allo schermo da quello che sto facendo, ma magari pure loro hanno bisogno, devo diluirle le cose. E quindi ho questo rapporto di amore e odio, però allo stesso tempo è dovuto al fatto che io non riuscirei mai a vivere una vita di ozio, l'ozio quello di Seneca, cioè di non fare niente. Cioè io pure quando sono in vacanza, no? Sono a fare niente, tipo ieri, io ieri mi sono preso da anni che non mi prendevo una giornata free e me la sono presa ieri, ho detto oh, mi vado a fare un pranzo con gli amici, vedo alcuni amici, faccio dei meeting di lavoro pure allora, perché no? Parliamo di cose di lavoro, gestiamoci altre cose che sono extra, così, perché non riesco a stare fermo, impazzirei. Sì, sì. Io se rimango fermo, se tu mi dici andiamo non lo so, alle Bahamas a non fare niente per una settimana, io impazzisco, credo. Anch'io. Primo giorno sì, secondo giorno, terzo comincio già a dire fatemi fare qualcosa, mi prego, cioè, non ce la faccio. Siete seguiti da tantissime persone, no? Sentite il peso di dover essere dei modelli e un senso di responsabilità nei confronti di chi vi segue? Io il peso non lo sento, nel senso che penso che sia una cosa bella riuscire a trasmettere quello che, insomma, secondo me almeno sono dei valori importanti. Non necessariamente solo nel gaming, anche se ovviamente sono importanti nel gaming, ma proprio come persona, no? Adesso
Cioè, per me il rispetto è una delle cose principali, tra le persone ma anche negli avversari. Tante volte ho visto giocatori molto bravi, professionisti, che comunque non davano necessariamente il buon esempio. Oggi penso che, almeno in Italia... Sono anche imposti ora, questi paletti. Certo, perché c'è tutto... è diventato tutto molto più professionale e quindi anche molto più seguito per forza di cose, considerando anche la tipologia di contratti e soldi che girano, è normale. Però assolutamente penso che è importante per coloro che hanno la possibilità di cercare perché comunque molti ragazzini che ci seguono poi vogliono imitarci. Io concordo pienamente, però io ogni tanto lo sento questo peso. Cioè io sento il fatto che se una sera voglio uscire con gli amici, andare in un pub e spaccarmi, non lo posso fare. Perché se qualcuno magari mi facesse un video, una foto, io darei il cattivo esempio alle persone. Non che io faccia queste cose, perché sono una persona molto tranquilla alla fine, però mi manca un pochino fare le cazzate con gli amici, cioè tipo fare quelle bravate stupide da ragazzino, tipo una volta che abbiamo rubato una bandiera dell'Italia da un balcone mettendoci uno sulle spalle dell'altro. A volte dico forse è meglio che non le faccio queste cose, perché sento il peso di essere un personaggio pubblico, però non lo faccio nemmeno con, diciamo, dicendo Dio che palle, che brutto. Lo faccio più come lo devo fare, cioè ho un peso ho un dovere, ecco, verso queste persone, di ispirarle e di essere un modello positivo. Il futuro ti spaventa o ti incuriosisce? Io sono molto spaventato perché non so cosa farò quando finirà tutto questo. Se un giorno arriverò, sarò esaurito e dirò basta, voglio fare altro. Da una parte io sono pure molto appassionato del mondo della moda, del cinema, più che cinema, fotografia in generale, però non so effettivamente, cioè sono un po' spaventato dal mio futuro perché non so dove mi vedo. Io per quanto le persone mi dicano tu ormai ti sei stabilito, non sei una stella cometa che passa una volta ogni tot e poi non c'è più dopo qualche settimana, allo stesso tempo io mi chiedo che cosa farò più avanti, cioè quando le mie abilità non saranno quelle che ho ora, perché già lo sento io che comunque le mie abilità non sono quelle che avevo quando avevo 20 anni, ma per un discorso che è normale, ho altri pensieri in testa, sto cercando comunque di crearmi una mia vita pure privata, e ho altri interessi magari, o non ho più la cattiveria che avevo un tempo, non lo so questo. Allo stesso tempo cerco sempre di tenermi allenato e in forma e comunque provo sempre a superare i miei limiti. Però dico, tra qualche anno, cosa mi succederà? Sarò in grado di reinventarmi? È giusto reinventarsi o ci sarà o Giorgio cambierà e maturerà e diventerà qualcos'altro? Non lo so effettivamente e non credo di potermi dare una risposta in questo momento, ma molti mi dicono tu devi essere un businessman, no? Tu devi avere diversi business da cui puoi acquisire denaro per avere una stabilità economica. Non puoi avere solamente Twitch come introito, per esempio. Io ho già sviluppato questo, però allo stesso tempo mi piacerebbe sperimentare nuove cose. Il giorno dell'Apocalisse, sperando non arrivi. Beh, col Covid sembrava... Sì, sembrava. Dove ti piacerebbe essere e con chi? Con la mia famiglia, a casa dove sono cresciuto. Non c'è neanche bisogno che ci sia un computer. Basta che se devo andare che vada via con loro. Quello... Com'è il giorno dell'Apocalisse? Come me lo devo immaginare? Scusate. C'è un film di Will Smith, no? C'è un film di Will Smith, sì. Mi sfugge il nome. Me lo devo immaginare come tipo la terra che sta esplodendo e bruciando con il cielo rosso e la luna e il sole contemporaneamente. Beh dai, lo viviamo più o meno ogni settimana in qualche videogioco. Sì, qualche videogioco sicuramente, però... Sinceramente ne ho due di idee. Una è sicuramente con la mia ragazza che mi accompagna da anni ormai, è la mia prima fan, se così si può dire. La prima persona che mi sta dietro. Scusami, non voglio intromettere, però anche nella mia famiglia è inserita anche la mia ragazza, che non si sia mai, che dopo guarda... Poi vedi il video, sai che casino. No, però sicuramente la mia ragazza, perché lei è la prima persona che mi supporta e mi sopporta. Ok. Sicuramente la mia famiglia. Vorrei anche alcuni amici,
che mi sono vicini, non voglio dire chi, ovviamente sono sia amici che ho conosciuto su internet, sia amici magari di vecchia data. Però io ho anche un'altra idea, mi piacerebbe vedere l'Apocalisse e morirci nello spazio. Bello. Cioè voglio essere sparato nello spazio. Ho detto se proprio deve finire tutto, sparatemi nello spazio, fatemi vedere per l'ultima volta almeno com'è visto da fuori. Sì, Almeno. bello. Vi ringrazio, è stata una figata. Spero Grazie a ti sia te. piaciuto, anzi. Grazie mille. Grazie. Io sono un big fan tuo, tra l'altro. Seguitemi. Qua, dovete fare un autografo qui. Tu magari non lo sai, ma io sono un big fan tuo delle prime interviste, quelle a casa ok, che ok. facevate, quindi. Inizio io? Vai. Semplice. Qua bisogna fare attenzione, giusto perché Volete un caffè voi? Io un altro caffè me lo prendo volentieri. No, grazie. No, è andato bene. Io ero preoccupato all'inizio perché No, è andato Lo benissimo. conoscendo magari, sì, ma ho sempre visto da lontano, no? Quindi dice YouTubers. Io Sì. Twitch non sono ancora entrato nel mondo di Twitch. Tutti mi dicono guarda che è il futuro, anzi è il presente. Probabilmente lo sarà, dipende dalle persone che ci si muoveranno sopra Ok. e da cosa faranno. Ok. E secondo me se tu vai su Twitch ci devi andare cattivissimo. I guadagni sono altissimi su Twitch. Ok. Ma quindi in parte YouTube è morto, quindi. YouTube è in continua crescita, cresce in continuazione. Ok. Ed è partner ottimo per Twitch. Ok. Sembra assurdo, ma YouTube ha provato, facendo YouTube Gaming, a fare quello che faceva non ce Twitch. l'ha fatto. Twitch ha cercato di fare quello che faceva YouTube con i video on demand. Nessuno delle due riesce a prendere una quadra. Tu puoi caricare tranquillamente i video da Twitch a YouTube, però già che c'è questa integrazione fa capire che sono arrivato a un certo punto e ho detto questa guerra non può Non funzionare. può funzionare, sì. Comunque questa telecamera qua adesso ce la prendiamo, ce la portiamo a casa, stasera facciamo live con questa.